Ciao, buongiorno a tutti. Sono Marco di Franciacorta Tour operator specializzato in tour and gastronomici in Franciacorta. Fino ad oggi, con questo format, ti abbiamo presentato alcune cantine partner con cui lavoriamo e ti abbiamo introdotto al territorio e al metodo Franciacorta. Ma la Franciacorta non è soltanto vino, è anche gastronomia e prodotti tipici e vogliamo approfondire quest'oggi con Andrea del ristorante Gaudenzi. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Io sono Andrea Gaudenzi del ristorante Gaudenzi e la storia del ristorante Gaudenzi si può riassumere in tre date fondamentali. Dal 1974, quando mio nonno apre per primo il ristorante Rodengo Saiano, nel 1986, quando mio papà si mette in proprio e apre la sua antica fattoria di Tancredi, dove pone le basi della sua cucina e del suo modo di interpretare il territorio, fino al 2005, anno in cui apre il ristorante Gaudenzi, che è il ristorante Casa Bottega della mia famiglia. In cucina ci sono mio papà e mio fratello, mentre a saggi siamo io e mia mamma. Il Ok, nostro perfetto. ristorante ha avuto un'evoluzione, nel senso che da un'attività prettamente commerciale, quando è stata aperta, diciamo, nel 74, si è pian piano specializzato in una cucina legata più al territorio e quindi al territorio Franciacorta. Questa, diciamo, tendenza è un po' la tendenza di tutta la Franciacorta, che si sta sempre di più territorializzando, e concedimi, secondo me, questa riflessione: col periodo che stiamo vivendo probabilmente sarà un punto di forza continuare a radicalizzarci nel nostro territorio, inutile cercare prodotti strani da ogni parte del mondo, che sono importanti, ma valorizzare il nostro territorio, i nostri prodotti è sicuramente un'arma vincente, e la gente capirà i tempi, i modi, e avrà più rispetto del prodotto, del territorio, della zona in cui abita, diciamo. Quindi, Certo, e infatti come dicevamo prima, la Franciacorta non è soltanto vino, ma anche gastronomia, prodotti tipici, identità territoriale, appunto. Vogliamo parlare un po' di prodotti tipici, cosa proponi all'interno del ristorante, quali prodotti assolutamente. valorizzi e promuovi. Assolutamente sì. Come nostra, diciamo, linea di scuola di pensiero, il prodotto tipico per noi è importantissimo. Cioè, come nel vino una buona uva fa produrre un buon vino, nella cucina un buon prodotto di partenza fa produrre un buon piatto. Cioè, bisogna invece non rovinarlo, perché se il prodotto è buono di partenza abbiamo già un valore aggiunto. Certo, quindi bisogna E, partire da una materia prima ha di un'ottima materia qualità, prima sì. di qualità. È vero che io, ad esempio, ho fatto un corso di ristorazione un po' particolare, nel senso che io sono laureato in scienze alimentari, quindi per me la materia prima, il prodotto, è la base fondamentale. Conosco bene i prodotti dal punto di vista proprio di come si producono, e quindi per me selezionare la materia prima è fondamentale. Nella nostra zona abbiamo tantissimi, partiamo dai latterio caseari, quindi dalle formagelle della Valtrompia, della Valsabbia, fino al Fattoria della Valsaviora, che è un formaggio caprino, e anche il principe dei nostri formaggi, che è il Bagosse. Se Possiamo magari trovare il nostro ci vuoi fare un approfondimento sul Bagos, non tutti forse lo conoscono, dare due il parole, due Bagosse. caratteristiche su Sì, questo sì, sì, formaggio. sì, il Bagosse è un formaggio che viene prodotto nel territorio di Bagolino, è un prodotto molto di nicchia ed è un formaggio a pasta dura, tipo parmigiano, grana padano, anche una persistenza molto più elevata rispetto agli altri due formaggi. È prodotto con del latte vaccino, ha una stagionatura mediamente più alta rispetto agli altri prodotti, e nella produzione di questa tipologia di formaggio viene aggiunto anche dello zafferano, quindi c'è una caratteristica di colore molto più marcata e dei profumi e dei sapori molto più evidenti rispetto ad altri prodotti. Anche lui si differenzia nell'estivo e nell'invernale, a seconda che mangi foraggio fresco o foraggio secco, ed è un prodotto che non si trova così facilmente, ma ne vale la pena provarlo. Può essere Perfetto. utilizzato anche nelle preparazioni, quindi ad esempio si possono fare dei tortelli con il bagos, si Sì, possono fare dei risotti con il bagos, lo utilizziamo anche come rinforzo nella polenta d'aragna, che è a base di formaggi freschi, formaggella Valsabbia, formaggella Valtrompia, e poi mettiamo anche il bagos per dare un maggior gusto. Altri prodotti che ci sono in Piattaforta sono i prodotti carni, quindi tutto ciò che riguarda la norfineria, che è un po' tutta tradizione lombarda,
ma anche in Franciacorta produciamo dei salami, delle salamelle, dei cotechini, che sono tutti prodotti un po' della nostra tradizione di casa di 50 anni fa, ormai non più, ma di 50 anni fa. Sì, nati dalla tradizione contadina e ripresi in chiave gastronomica e gourmet. Altri due piatti che noi proponiamo sono i casoncelli, sono dei tortelli ripieni, burro ed amaretto e del grana padano. Non mettiamo carne principalmente per due motivi. Primo, secondo me, è un motivo proprio di storia, perché se 50 anni fa avevano della carne in casa, sicuramente non era destinata a ripieno a casoncelli. E il secondo è per venire incontro un po' alla clientela vegetariana che la carne non la mangia, può apprezzare il nostro prodotto del territorio perché non ha appunto la presenza di nessun prodotto a base di carne. Il ripieno poi pisciana è diverso a seconda degli usi e costumi di ogni persona che lo produce. Sì. Un ripieno identico uno all'altro da trovare perché ognuno ha la sua ricetta segreta. La ricetta di famiglia tramandata dalle nonne. Dalle nonne, eccetera. E poi un altro prodotto, un altro piatto tipico della Franciacorta è il manzo di rovato all'olio. Sì. Che è un piatto che viene fatto utilizzando nel nostro caso del cappello del prete, okay, che viene stufato, viene fatto brasare con un fondo di carote, di sedano e delle acciughe e dei capperi, olio extravergine, viene coperto di acqua, viene fatto stufare per 2 ore e mezza, 3 ore finché non è pronto. Una volta stufato viene tolto il cappello del prete, dopo la salsa e viene servita sopra una fetta del cappello del prete accompagnata da della polenta, poi aggiungere o del pan grattato o del grana padano a finire per addensare un po' la salsa. Noi aggiungiamo solo il grana padano per venire incontro alla clientela celiaca, okay, non potrebbe mangiare questo piatto invece in questo modo. Quindi avete un'attenzione particolare anche alla clientela, ai vegetariani, ai celiaci, per tutelare le varie diete. La possibilità di apprezzare i nostri piatti anche se hanno tematiche o gusti differenti. Cosa dici di andare ad abbinare questi piatti della tradizione a un vino, a una tipologia di vino Franciacorta ovviamente? Ok, con l'ultimo che vi ho citato, quindi col manzo all'olio, abbinerei un non dosato, il più secco dei Franciacorta, che supporta bene una carne così preparata, quindi una lunga cottura con dei sapori decisi. La polenta taragna invece, dove c'è dentro dei formaggi e noi mettiamo anche della pasta di salame, si potrebbe mettere un classico Franciacorta brutta, non troppo dosato, con un altro piatto che non ho citato ma che vale la pena citare, quindi il prodotto del lago, con la tinca al forno rane, quindi quella tinca che viene fatta ripiena e cotta al forno. Abbinerei un extra brutto invece supporta bene questo specie che è un pochettino particolare, non a tutti piace perché è abbastanza corposo e asciutto, ma fatto al forno viene, diciamo, apprezzato maggiormente anche da chi è un po' diffidente. Ci vuoi parlare un po' della tua carta dei vini al ristorante? La scelta dei Franciacorta che hai alla carta e anche al calice. Come tipologie di Franciacorta io ho praticamente tutte le tipologie di Franciacorta. Le cantine le scegliamo secondo un metro di giudizio particolare. I produttori che ne abbiamo in carta sono tutti amici. Ok, benissimo. Le cantine sono tutte cantine medio-piccole. Le cantine, pur buoni che c'è nei loro prodotti, nulla da dire, ma le cantine più grosse e più blasonate proprio non le teniamo. Non so se abbiamo, okay, ma abbiamo altre. Avete fatto una scelta proprio curata, i produttori amici, piccoli produttori. Piccoli produttori, anche perché se ho provato cantine più blasonate che tutti conoscono, che tutti trovano, monopolizzano molto il mercato nella scelta del vino al ristorante. Invece in questo caso scelgono i produttori che piacciono a noi e devono qualcosa di diverso, che se vengono in Franciacorta devono assaggiare qualcosa di diverso rispetto a quello che trovano dappertutto in Italia. Quindi esatto, è anche la cosa bella di venire in un ristorante locale, provare piatti locali, ma trovare anche dei vini diversi rispetto al solito, rispetto ai grandi nomi, che ovviamente trainano la Franciacorta, ma all'interno del consorzio Franciacorta ci sono oltre 100 cantine e il livello è comunque di tutte le cantine molto alto. Sì.
Ok. Hai un vino preferito? Vogliamo fare un brindisi con una bottiglia? Hai qualcosa da bere Sì, insieme? ho cominciato a berlo mentre ti aspettavo, quindi l'ho già degustato prima. Allora, ve la faccio anche vedere, si vede, ok? Questa, oltre che essere i nostri vicini di casa, che sono a 200 metri, questo è Dea Mirabella Brutta Franciacorta, oltre ad essere i nostri vicini di casa, che sono qua a 200 metri, sono anche il legame di congiunzione tra noi e Franciacorta Tour, Esatto. perché è tramite loro che ci siamo conosciuti e abbiamo questa bella collaborazione. E quindi ho scelto il loro prodotto che per me è il più versatile della loro gamma, che è il Brut, che è l'idea. L'ho già aperto, l'ho già Ce l'hai già nel annusato, l'ho già bicchiere? assaggiato, ho già il bicchiere, ce l'ho già dentro. Questo è un Franciacorta Brut a base 80% Chardonnay e 20% vino bianco. Mirabella utilizza parecchio il vino bianco rispetto ad altre tipologie di aziende. Fa 30 mesi sui lieviti. Questo Sì, sì. permette delle caratteristiche differenti rispetto a un Franciacorta Brut di 100 mesi. Il colore è un giallo paglierino con dei riflessi verdognoli. Al naso si sente molto bene il lievito, ma si sentono anche delle note agrumate e delle note di frutti tropicali. E sinceramente si sente molto bene anche della mela, quindi si sente un frutto abbastanza acido, una mela golden abbastanza acida al naso e anche una banana, quindi riusciamo anche a dare dolcezza. Dei frutti tropicali. Dei Va frutti bene. tropicali, sì. Ti ringrazio Andrea per la Te? chiacchierata e speriamo di vederci presto in Franciacorta e a pranzo o a Assolutamente cena sì. da te e Assolutamente sì. speriamo che questo periodo finisca il più presto possibile. Che così Franciacorta Tour torna a portare gente in Franciacorta, perché è quello che si augura alla Franciacorta. Perché Esatto. quello che dicevo, il cambiamento è stato legato anche che hanno portato a venire in Franciacorta, non solo in Franciacorta, ma scoprire la terra Franciacorta. Quindi ve ne devo dare atto e vi devo ringraziare di questo. Grazie Andrea, a prestissimo. Quindi, Ci ciao, vediamo. Ciao, 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 ciao. ciao.